Ciao a tutti! Il video di oggi sarà un video di approfondimento lessicale, è un video indirizzato ad un livello avanzato di italiano, ma non significa che tutti gli altri non possano imparare qualcosa da questo video. Potete comunque imparare delle nuove parole, dei nuovi vocaboli che saranno molto utili. Nel video di oggi vorrei fornirvi dei vocaboli che possono essere una alternativa all'utilizzo della parola molto. Invece di dire sempre molto bene, molto male, molto buono, molto facile, che altre parole potete usare? Possiamo vederlo oggi in questo video e possiamo imparare delle alternative per rendere un po' il vostro linguaggio, il vostro discorso più colorito, un po' più vario, diciamo. Iniziamo. Ok, utilizzare l'avverbio molto è molto utile perché vi dà la possibilità di enfatizzare qualsiasi cosa vogliate dire. Ovviamente non c'è assolutamente nessun problema nell'utilizzare questa parola, quindi molto bene, molto facile, molto difficile, molto luminoso, eccetera. Però forse sarebbe anche il caso a un certo punto di imparare dei sinonimi o comunque dei rafforzativi degli aggettivi che volete utilizzare, così che possiate rendere il discorso un po' più vario e sicuramente avanzare un po' il vostro livello. Diciamo che vogliamo parlare di una persona, dell'aspetto fisico di una persona. Vogliamo dire che una persona è molto magra oppure molto grassa, quindi gli opposti. Che cosa diremo? Nel caso in cui vogliamo dire che una persona è molto magra, quindi molto magro, anziché dire molto magro, possiamo dire per esempio scheletrico. Quindi quell'uomo è scheletrico, wow, è come se gli si vedessero le ossa, molto magro. Un'altra alternativa molto semplice è sottopeso. Ok, il fatto che una persona sia magra non significa necessariamente che sia anche sottopeso, però può essere un modo per indicare la condizione di quella persona, quindi scheletrico, mingherlino, sottopeso, sono tutti degli aggettivi che possiamo utilizzare. Se vogliamo andare invece all'opposto, vogliamo descrivere una persona che sia molto grassa, possiamo dire per esempio obeso oppure di nuovo sovrappeso. Quindi obeso è un aggettivo perfetto se volete descrivere una persona che sia molto grassa o anche molto cicciona, obeso, oppure semplicemente sovrappeso. Nel caso in cui vogliate dire che qualcosa è molto piccolo, quali possono essere delle alternative un po' più colorate? Potete utilizzare l'aggettivo minuscolo, quindi oh, quel gattino è minuscolo, piccolissimo. Oppure una parola che mi piace molto è piccino. Piccino ha un suono un po' da bambini, è piccino, picciò. Potete anche utilizzare questa espressione per indicare qualcosa che sia davvero piccolo, piccino. Invece, all'opposto, se vogliamo descrivere qualcosa che sia molto grande, abbiamo vari aggettivi qua. Possiamo dire gigantesco, possiamo dire ampio, possiamo dire vasto, enorme, quindi aggettivi abbastanza semplici che però rendono molto l'idea di qualcosa di molto grande. Wow, quella casa è gigantesca, è grandissima. Passiamo ora invece a descrivere qualcosa che sia molto lento. Quali aggettivi possiamo utilizzare in questo caso? Se qualcosa è molto lento, forse possiamo semplicemente dire che è rilassato, che è pacato, quindi rilassato, pacato, senza fretta. Ma molto lento potrebbe anche significare senza energia, quindi in un modo forse un po' negativo può significare spento, fiacco, quindi senza energia. Oggi mi sento spenta, proprio sono lenta, faccio le cose con calma perché non ce la faccio. E di nuovo lento può significare senza energie, però forse magari anche un po' senza emozioni, quindi niente che vi smuove molto, che vi colpisce molto, sono apatico, sono inerme, quindi niente mi risveglia, niente mi dà vita. Andiamo invece al contrario, molto veloce, possiamo per esempio dire fulmineo. Wow, questo fatto è successo in modo fulmineo, non me ne sono neanche resa conto, quindi in modo molto veloce. E di nuovo possiamo dire rapido oppure repentino, in modo repentino, quindi super veloce.
Se vogliamo descrivere di nuovo una persona, forse anche una cosa, ma qualcosa che sia molto stupido, quindi non molto sveglio, possiamo per esempio dire idiota, imbecille, cretino. Fate attenzione che queste non sono assolutamente parole che potete utilizzare in qualsiasi contesto o con qualsiasi persona, perché sono delle parole che possono offendere, non sono delle parole carine, quindi attenzione con chi le utilizzate. Oppure se volete dire molto stupido nel senso che non conosce qualcosa, potete dire ignorante. Di per sé ignorante non è un'offesa, significa semplicemente qualcuno che ignora un fatto, qualcuno che non conosce, però può essere utilizzato come un'offesa. Sei un ignorante, sei così stupido. Invece passiamo a qualcosa di un po' più positivo. Se vogliamo descrivere qualcuno che sia molto intelligente, possiamo dire che una persona è sveglia, sei molto sveglio. O forse geniale, wow, quell'uomo è geniale, così intelligente. O anche perspicace. Perspicace significa che capisce al volo le cose, che capisce facilmente le cose, è molto intelligente. Se vogliamo descrivere qualcosa che sia molto morbido, possiamo per esempio dire soffice. Soffice è una bellissima parola che anche il suono secondo me rende la consistenza, è soffice. E invece molto duro può essere per esempio rigido oppure possente, quindi è duro, duro come la roccia. Quali aggettivi possiamo utilizzare per descrivere qualcuno che sia molto triste? Possiamo dire per esempio disperato. Disperato è proprio una esagerazione, disperato è così triste. Possiamo dire forse miserabile. Miserabile è proprio wow, così depresso, molto molto triste. Mentre per molto felice semplicemente utilizzerei la parola allegro. Quindi è così allegro, è così felice. Molto speciale può essere descritto semplicemente come eccezionale, fantastico, grandioso. Quali parole invece utilizzereste per descrivere qualcuno che sia molto stanco? Possiamo utilizzare la parola esausto, esausto, stressato, sfinito, sfaticato, ce ne sono tantissime qua che potete utilizzare. Quali parole utilizzereste per descrivere qualcosa che è molto freddo? Potete dire gelato. Il gelato sì è il gelato da mangiare, ma è anche semplicemente un aggettivo per dire che qualcosa è molto molto freddo. Potete dire sia gelato che congelato, vanno bene entrambe. Oppure c'è gelido o anche glaciale, ce ne sono tante. E una frase carina che potete dire è morire dal freddo. Oh, sto morendo dal freddo, sto congelando. Andiamo al contrario, invece, se vogliamo dire che qualcosa è molto molto caldo, possiamo usare semplicemente la parola bollente. È bollente, così caldo. Se stiamo parlando del tempo, in particolare, possiamo dire che qualcosa è soffocante, il tempo è soffocante, l'aria o è afoso, quindi non si riesce neanche a respirare. Anche qua potete utilizzare la frase morire dal caldo. Se invece è molto molto buio, potete dire per esempio cupo oppure oscuro. E una frase, un'espressione carina che potreste imparare è buio pesto. Quindi wow, è buio pesto, non riesco a vedere niente, è così buio. Veramente buio pesto. Andiamo al contrario. Se vogliamo dire che qualcosa è molto luminoso, possiamo dire per esempio brillante, sfavillante o anche folgorante. Folgorante può essere utilizzato in questo senso per dire che qualcosa wow è folgorante, quindi mi acceca. Può essere anche utilizzato in modo metaforico per dire che qualcosa è stato folgorante, quindi vi ha aperto gli occhi. Avete avuto come una illuminazione. Molto pulito, possiamo sostituirlo con le parole candido oppure immacolato, senza una macchia. Per molto sporco invece ci sono delle parole meravigliose, possiamo dire sudicio, lercio, schifoso. Sono delle parole che già il suono rende l'idea, sudicio, lercio, schifoso, è perfetto. Se intendiamo sporco come negativo, nel senso per esempio un linguaggio sporco,
dove si dicono delle cose che non si dovrebbero, a sfondo forse sessuale o anche parolacce, possiamo dire osceno oppure sconcio. Non è solo un linguaggio, in generale una situazione in cui si dicono cose che magari sono un tabù o non vengono accettate, quindi sconcio o osceno. Se vogliamo dire che qualcosa è molto importante, possiamo dire per esempio notevole o anche significativo. Qualcosa che sia molto facile è per esempio agevole, fattibile. Questi possono essere semplicemente dei sinonimi, quindi non sono per forza un rafforzativo, però vi danno comunque una gamma di nuovi vocaboli da utilizzare, quindi agevole, fattibile o anche semplice, facile, semplice. E invece molto difficile è complicato, ovviamente, può essere faticoso, può essere anche arduo. Di nuovo questi possono essere semplicemente dei sinonimi, non per forza dei rafforzativi. Molto corto può essere breve, può essere conciso. Per esempio un discorso breve e un discorso conciso, quindi molto corto. O anche stringato o di poche parole, per esempio, quindi davvero molto breve. Molto lungo può essere vasto, può essere esteso e di nuovo forse per un discorso o anche una riunione, una presentazione, può essere dettagliata o può essere esauriente, quindi completa. Molto divertente, per molto divertente possiamo utilizzare gli aggettivi comico, possiamo dire spassoso, possiamo dire esilarante. E di nuovo, non so se vi ricordate morire dal freddo o morire dal caldo, qui possiamo utilizzare morire dalle risate oppure da morire dal ridere, quindi qualcosa è da morire dal ridere. Molto vecchio sarà vetusto, sarà antico, sarà anziano. E molto giovane può essere per esempio recente o può essere anche forse fresco, molto giovane nel senso di nato dopo. Ok, siamo quasi alla fine, vediamo gli ultimi 4 aggettivi da analizzare, che sono quelli un po' più complicati perché possono intendere tantissime cose. Per esempio, vogliamo dire molto bene può avere 1000 significati, quindi ci possono essere 1000 sinonimi o 1000 rafforzativi. Per esempio, se parliamo di un gusto può essere gustoso, può essere ottimo, può essere delizioso. In generale molto bene può significare fantastico, grandioso. Può essere anche superbo, quindi proprio sopra a qualsiasi altra cosa. Può essere anche profumato, se parliamo di un profumo è profumato, è molto buono. Oppure bene, buono, può esserci anche molto bello, quindi per molto bello possiamo usare magnifico, splendido, stupendo, fantastico, favoloso, sgargiante. Possiamo utilizzare 1000 altri aggettivi, quindi vi raccomando non utilizzate solo e soltanto molto bene, molto bello, molto buono. Utilizzate questi altri aggettivi, renderanno il vostro discorso meraviglioso. Invece, se vogliamo dire che qualcosa è molto male, molto brutto, molto cattivo, che cosa possiamo dire? Possiamo dire disgustoso, proprio disgustoso, è terribile, è orribile, ripugnante. Forse un odore è puzzolente, una persona è malvagia, un sapore è schifoso. Se è molto brutto può essere odioso, una persona può essere odiosa, può essere pessimo, quindi al di sotto di tutto pessimo, o possiamo avere orrendo. Di nuovo 1000 altri aggettivi, 1000 altre alternative agli aggettivi brutto, cattivo, male. Ok, vi ho fornito così tanti aggettivi che non potete più utilizzare gli aggettivi di base, non potete più dire molto più un aggettivo di base. Sforzatevi di utilizzare questi altri aggettivi, questi rafforzativi, sforzatevi di aumentare il vostro vocabolario, non tanto per rendere il vostro discorso più difficile di per sé, ma proprio per renderlo più colorato, per renderlo più vario, per innalzare un po' il livello senza dover diventare formale, semplicemente per renderlo un po' più piacevole anche da ascoltare. Spero che questo video sia stato utile per imparare tante altre parole. Di nuovo, è
indirizzato soprattutto per un livello avanzato, però non solo, potete utilizzarlo anche ad un livello un po' inferiore per iniziare ad imparare dei nuovi vocaboli. Vi ringrazio per aver seguito questo video, spero che vi iscriverete al mio canale così che potrete continuare a imparare italiano insieme a me e vi rivedrò la prossima volta. Ciao!